Oggi provo per la prima volta una Tesla. Vediamo insieme come si guida. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video dove andrò a guidare per la prima volta una Tesla. Metto subito le mani avanti, questo video non è sponsorizzato e non ho mai guidato un'auto completamente elettrica prima d'ora, quindi scusate se dirò delle ovvietà o comunque delle cose scontate per chi è già navigato nell'argomento, però questo è il punto di vista di chi ha praticamente guidato solo auto termiche o al massimo un'ibrida plug-in. Mettiamo caso che vi viene la mia stessa brillante idea, ovvero quella di provare una Tesla. Come si fa? Per farvelo vedere dobbiamo spostarci sul computer. Dal sito Tesla occorre selezionare l'opzione Test Drive. Da qui è sufficiente selezionare il tipo di veicolo da provare, nel nostro caso la Model 3, inserire la vostra città e a questo punto selezionare il punto preferito, una data e una fascia oraria. E una volta aver compilato il tutto non dovete fare altro che seguire le istruzioni sulla mail che avrete ricevuto per configurare il vostro telefono affinché sia collegato come chiave della Tesla che andrete a provare. Questo sarà il punto di ritiro, praticamente credo che sia uno di questi stalli e staremo a vedere. Ok, sono le 15. Ok. Tocca per individuare Model 3, ok. Proviamo su individua. Allora, è rossa. Potrebbe essere quella. Per poterla localizzare abbiamo a disposizione tre possibili scelte. Abbiamo il lampeggio. Possiamo lampeggiarla, tipo in questo caso, farla suonare, oppure mettere un suono un po' più riconoscibile di un clacson, tipo questo. Sì, ha scorreggiato. Andiamo. Ragazzi, io sto tremando. Model 3 vuole effettuare l'abbinamento, vai. Apertura della portiera. Oh! Eccoci qua, signore. Ti presentiamo Model 3. Goditi il tuo test drive secondo i tuoi ritmi. Scollega il veicolo, fai un tour, goditi il test drive e restituisci entro le ore 16. Ok, prendiamo il freno, direzione, drive. Abbiamo una mezza videocamera, c'è nessuno. La sensazione è veramente stranissima. Ok, ci siamo. Siamo in marcia. Dobbiamo uscire dal parcheggio. Frenata assurda. Sto cercando la levetta, ma in realtà le frecce sono qua. Ha una sensazione di guida completamente diversa da quella di un'auto termica, ovviamente. Questa differenza si nota e si può sentire. Quindi adesso ci stiamo dirigendo presso il centro, diciamo così, per fare un po' una prova. Abbiamo un'ora di tempo fino alle 4 del pomeriggio. Non fa ovviamente alcun tipo di suono, ci mancherebbe altro. È veramente bassa come guida. Per tornare indietro poi metto il navigatore perché non saprei come girare. 30 minuti per quanto riguarda la guida credo che sia calcolato sul fatto che una persona, per dire, cominci proprio da zero, quindi magari che non ha mai visto questo tipo di macchina, diciamo fa il tutorial proprio da zero e familiarizzare con le funzioni può essere talvolta particolare. Bello che frenando rimane ferma la macchina, quindi non è che va poco più avanti. C'è una specie di auto hold, correggetemi se sbaglio questi termini un po' così. La frenata rigenerativa è assurda, cioè si sente proprio molto forte. Ovviamente siamo dentro la Tesla, non possiamo non ovviamente far notare tutte le varie chicche tecnologiche, qui tutte le impostazioni del veicolo, quindi la registrazione, la modalità sentinella che è quella per far funzionare le dashcam, il portaoggetti che si apre qua, la dinamica, i vari tipi di accelerazione, il peso dello sterzo e come deve venire la marcia, l'attivazione dell'autopilot, lo proveremo. Queste sono le varie applicazioni. Abbiamo i giochi, abbiamo i messaggi, Apple News, la videocamera che è per vedere penso dietro infatti. Abbiamo tutte le videocamere. Abbiamo toy box, abbiamo lo spettacolo di luci per far esibire la macchina e abbiamo anche le emissioni. Premendo per esempio la freccia possiamo fare questo.
perché sì, il boombox per far suonare la macchina fuori e anche disegnare tipo con una sottospecie di paint. Questo arcobaleno, chiara citazione a Mario Kart ovviamente, e arcade con tutti i giochi che si possono giocare dal volante, ovviamente a macchina ferma. Possiamo vedere anche l'andamento del consumo, chiaramente. Abbiamo anche il karaoke per fare i karaoke con il monitor ovviamente. Possiamo vedere cosa c'è sul display posteriore, eventualmente penso anche interagire. No, possiamo solo vedere, eventualmente bloccarlo. Proseguiamo. Il problema forse è di non avere un quadro strumenti qui, diciamo limita forse un po' l'evitare di distogliere gli occhi, perché per esempio premo qui e appare un messaggio di avvertimento, mi diciamo obbliga a distogliere la vista forse quel tanto che basta. Se proprio devo trovare una pecca è proprio questa, non avere un quadro strumenti. No, non possiamo mettere... ok. Comunque inutile dire che tutto questo popolo di telecamere consente anche di avere tutta, diciamo, la tracciatura perfetta delle linee, quindi se magari con altri tipi di auto possiamo avere altri problemi con il tracciamento di linee, con tutto questo popolo di telecamere è veramente, diciamo, improbabile che non lo sia. Io come sempre non vado fortissimo, giustamente, maggior ragione la macchina non è la mia, quindi mi sento, diciamo, in dovere di prendere le dovute precauzioni, ci mancherebbe altro. Sul posteriore c'è un altro display con il quale andare a vedere per esempio Netflix oppure YouTube, così da intrattenere anche i passeggeri nel posteriore. Abbiamo la funzione Summon che consente anche di mandare avanti e indietro la macchina se dobbiamo fare un parcheggio di precisione, magari siamo da soli, lo vogliamo andare il più avanti possibile, possiamo farlo senza problemi, aprire anche il frunk piuttosto che il bagagliaio oppure la porta di ricarica. Qui ci sono i caricabatterie wireless, basta appoggiare qui e va in carica, in teoria. Eccolo, è partito. In questo si può appoggiare la carta per farla partire. Poi c'è il portaoggetti, c'è una presa USB-C all'interno. Ovviamente come tutte le cose belle finiscono. Ora tieni la destra e prendi corso San Giovanni della Croce. Ovviamente come tutte le cose belle finiscono e dobbiamo riconsegnare questa macchina al rispettivo supercharger. Volta a sinistra per rimanere su corso San Giovanni della Croce. Proviamo poi i giochi. 3 minuti che abbiamo, cioè 6 o 7 che abbiamo a disposizione. Proviamo a giocare qualcosa. Abbiamo il sudoku, abbiamo il solitario. Possiamo giocare mentre stiamo caricando, per esempio. Ma ora basta, purtroppo è giunta l'ora di ridare questa Tesla. Io vi ringrazio per aver visto questo video e se vi è piaciuto non dimenticate di farmelo sapere con un like qui sotto e perché no commentate magari un qualche idea. Ciao a tutti!